E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova presentazione. Cosa hanno in comune tutti questi mezzi che vi sto mostrando? Che ovviamente sono alcuni mezzi scelti e sono appunto alcuni mezzi che sono ora disponibili. Magari ce ne sono degli altri nel mentre che preparo la presentazione, non lo so, ma adesso vi spiego tutto. Si tratta della Simple EC, ovvero la mod che vi permette di avere un'interazione con porte, finestrini, vetri, lunotti, eccetera. Quindi qualsiasi cosa che è stato scriptato e che si può aprire e chiudere, voi ovviamente potete, diciamo, interagire con esso. Poi alcune mod possono essere anche predisposte, bisogna ovviamente separare, diciamo, l'elemento porta, portiera, quello che è, e aggiungere delle righe di script, ma qua entrano, come dire, in aggiunta delle cose che purtroppo non so di preciso, e quindi qua lascio la parola ai modder, che sicuramente loro sapranno far di meglio. Chi sa smanettare con le mod magari riesce a modificarsi qualche trattore e renderlo, come dire, operativo per la cosiddetta Simple EC. Ma vediamo nel dettaglio come funziona, perché ve l'ho presentata su Farming Simulator 19, è praticamente la stessa, è sempre Modellicher l'autore, ma ha fatto delle aggiunte veramente interessanti per chi usa anche LED tracking o dispositivi simili. La mod ovviamente, manco a dirlo, è purtroppo solo per PC e si scarica da GitHub. L'ho spiegato diverse volte come fare a scaricarlo, ma a fine video vi lascerò un piccolo contributo video appunto per farvi vedere come si scarica, perché c'è un piccolo procedimento da fare, ma nulla di che. In pratica, vabbè, è una cartella zip come tutte le altre, ma c'è solo un attimo da stare attenti a come fare a scaricarla. Se entrate ed uscite dalla partita, ovviamente ritroverete tutti i mezzi, come dire, ripristinati e chiusi, e questo ci permette di iniziare la nostra esperienza. Allora, prima cosa in assoluto da dire, questa volta funziona anche con sistemi head tracking, ma ancora prima sappiate che tasto ESC dovete andare sulle opzioni e impostazioni di gioco e troverete la voce aggiunta Simple EC. Vedrete tre diverse tipologie, tre voci che sono molto importanti, tutte e tre. La prima vi mostra come sarà il trigger point, la modalità, quindi stiamo parlando, per capirci, di queste X che vedete, dove ci deve essere qualcosa che si attiva, quindi aprire la porta, alzare o abbassare il vetro, o anche aprire, diciamo, il seggiolino qua del passeggero. Quindi qua troverete come deve venire mostrato il trigger point, quindi il bottone che poi fra l'altro si attiva col tasto minore o maggiore, insomma il tasto quello di fianco al tasto Z, tra il tasto Z e il tasto Shift di sinistra, per capirci. Ma per completezza vi mostro ovviamente nella lista comandi che in fondo, comandi da tastiera, vedete Simple EC, Easy Interactive Control, e On Off è il tasto minore. In realtà sulla tastiera sono disegnati sia il minore che il maggiore, però capiamoci, è questo tasto qua, questo simbolo qua, e l'interazione sia a bordo del veicolo che a piedi è data col tasto sinistro del mouse. All'interno abbiamo capito, a piedi intende questa cosa qua, quando voi vi avvicinate trovate la X e potete aprire le porte, ma anche nel caso ad esempio di certi mezzi che hanno delle configurazioni tipo metti e togli il parafango, quindi anche qua torna molto utile questa cosa. Vedete che si vedono delle X e anche qua, ecco, boh. Quello che voglio mostrarvi che è importante è, di ritorno qua nelle impostazioni di gioco, trigger point. Allora, di default troverete la parte button e sono spenti in pratica, quindi li accendete voi con il tasto suddetto. Lasciateli accesi perché poi ci interessa cambiarlo e mettere always off, quindi sono sempre spenti,
quindi non li vedete mai. Adesso io stacco un attimo il tracciamento del volto e torno ad andare col mouse come una volta, quindi sto muovendo il mouse. Voi non li vedete, però ci sono. Quindi questa è la novità, una delle novità. Poi potreste mettere sempre accesi, però sinceramente è brutto perché tutto il tempo vedete le X e quindi anche no, ma poco importa. Oppure c'è la modalità over con l'H davanti, che forse è la migliore, credo, non lo so neanche io, dipende da voi. Si attivano, diciamo, al passaggio, vedete? Quindi appena, se a parte che devo sapere che lì c'è un trigger, però appena che so che c'è, arrivo lì, clicco e lo apro. Quindi diciamo che di default la Simply C, per come era conosciuta, era così. Praticamente è disattivata, l'attivo, la uso, la disattivo, e fin qua ci siamo capiti. Quali sono le novità? Beh, appunto, il mostrare il trigger, ma soprattutto molto molto interessante l'attivazione con un timer. Quindi potete mettere sì e poi anche variare il valore, solo che qua ho trovato un po' un problema, che io lo cambio però non me lo mantiene. Altre volte ho visto 1500, però ho lasciato altri valori, non lo so. Comunque questo vi dice per quanto tempo, cioè quanto tempo si necessita affinché l'IC venga attivato. Questo è molto utile perché non dovete attivarlo più voi manualmente con un clic del mouse, ma basta passare sopra, diciamo. Allora attenzione, adesso io ci passo sopra e mi fermo, non tocco nulla, si è aperto la porta, non ho cliccato nulla. Ma questo, voi direte, perché c'è della convenienza a far così? Non c'è col mouse, perché io vado lì, clicco e faccio molto prima, ma la convenienza è quando io riallaccio il discorso movimento con la testa attivo, che comunque ho problemi in questo momento col tracker, ma vedete, io mi fermo lì nel punto, non ho cliccato nulla e solo ed esclusivamente col movimento della testa ho attivato il trigger. Quindi, cari ragazzi, mani libere, voi arrivate lì con il vostro head tracking e una volta che avete puntato la vostra X e avete mantenuto lo sguardo vicino in quel punto, non vi servirà più un click, assolutamente. Poi vabbè, il fatto qua dovreste cliccare per togliere le X, ma perché ero ovviamente nella modalità bottoni. Ma per esempio vediamo quello che vi ho detto prima, forse la più comoda, lasciare hover e lasciare turned on con l'accensione, appunto con l'attivazione automatica. Quindi se io so che lì c'è il trigger, guardo praticamente in direzione, anche se sarà difficile perché non avendo il più a centro del video è un po' un problema, però adesso l'ho beccato e ho alzato il vetro. Se io guardo nel punto della maniglia, vedete, lo abbasso e se mi soffermo lì ho aperto la porta. Dopo in realtà comunque uno potrebbe aiutarsi col mouse avendo la mod che vi permette di staccare all'interno della partita il tracciamento del volto. Ve l'ho presentata, ve la lascio qua in alto a destra. C'è una mod che vi permette appunto di passare dalla modalità head tracking a staccare l'head tracking momentaneamente. Vedete che io sto andando col mouse, quindi adesso vedete che sono assolutamente immobile nella visuale del gioco, ma non nella realtà. Io mi sto muovendo in questo momento e questo è il mouse. Piccola cosa da sapere, che consiglio mio, ma probabilmente dovrà sistemarlo, non lo so, voi se cambiate modalità da bottone, dai tasti, insomma dalla X alle altre, partite così, partite con la modalità button ma con le X visibili, diciamo. Ecco, in questo caso mi sono soffermato troppo e si è chiusa la porta, perché se voi le togliete da qua e poi fate hover non escono, anche mi sembra con always on, che dovrebbero essere sempre attive. Vedete che comunque non le vedete e non le fa nemmeno funzionare. Quindi piccolo aiuto, vi ripeto e vi ricordo, nella prima modalità che vi dà lui di default button, le accendete, diciamo, ecco, da questa configurazione qua con le X visibili, allora cambiate in caso, tipo ad esempio always on, le vedreste, anzi non è che le vedreste, le vedete sempre e siete a posto.
poi non potete più staccarle, ad esempio in questo momento, perché appunto se sono always on non potete voi toglierle, le togliete con le altre modalità. Quindi vi ricordo questa piccola cosa che mi ha fatto un attimo pensare prima di preparare la presentazione, quindi ve la volevo ovviamente condividere. Quindi riassumendo, c'è poco altro da dire, se non farvi vedere un attimo magari anche le altre mod. Vi lascio i link in descrizione, stacco ovviamente l'head tracking per comodità in questo momento, ecco. Quindi altre mod che vi lascio ovviamente in descrizione sono questi DOIS da Modding Wealth, che hanno appunto alcune, vedete anche il tettuccio apribile, hanno alcuni IC diciamo utili, non è che siano, come dire, anzi saliamo correttamente aprendoci la porta, non sono IC magari che cambiano per forza di cose l'esperienza di gioco in maniera, come dire, drastica, però piuttosto che non averli, diciamo, è meglio che siano presenti. Spero inoltre che molte altre mod si mettano, diciamo, nell'ordine delle idee di fornire mod con IC, e anche qua per dirvi la serie TMS, vediamo questo che ho colorato color petrol, ne ha diversi, quindi la porta, qua devo riuscire a centrarlo, il volante, il vetro davanti, l'altra porta, se non erro il lunotto, e dopo dipende, ripeto, dall'autore, dipende dalla mod, dipende quante cose. Alcune mod, vecchi capitoli, avevano anche, non so, ad esempio la possibilità di alzare o abbassare il sollevatore tramite IC. Anche qua, come al solito, c'è chi non riesce a fare senza e chi, come dire, ne fa benissimo a meno. Io non sono un fan sfegatato, però capita che possa essere interessante avere questa tipologia di, ecco, tipo in questo caso non ci arrivo neanche col mouse perché è fatta male magari la camera interna, ma vabbè. E non sono magari un fan sfegatato di questa tecnologia, però ogni tanto può tornare utile ed è carina averla come mod aggiuntiva. E anche qua dipende sempre se la maggior parte dei modder, come dire, sistemano le loro mod e le rendono Simple C ready, allora poi ha senso utilizzarla. Se invece avete 20 mod e solo una alla Simple C, capite che magari vi passa la voglia di utilizzarla. Quindi cari miei, riassumendo, dovete scaricare questa mod da GitHub e a fine video vi spiego come inserirla nella cartella mod ed è tutto risolto. Ricordatevi il tasto che è quello maggiore o minore, insomma, ci siamo capiti, e in più l'interazione va fatta col click del mouse, sia che siate all'interno del veicolo o all'esterno. Le novità su questo Farming Simulator 22 sono, diciamo, un paio. La prima, che potete appunto cambiare il trigger se volete sempre vedere le X, mai solo al passaggio eccetera, l'abbiamo visto prima, e l'altra di temporizzare questa cosa, quindi potreste non dover cliccare col mouse ma basta soffermarsi su tale trigger. Inoltre quando fate le vostre ricerche di mod controllate se nella descrizione c'è scritto Simple C required, Simple C ready. Insomma, se è nominata nella descrizione al 99% significa che la mod è scriptata per essere usata appunto con la Simple C, a meno che di quell'1% che non vi dicano, ma magari non avete letto bene, che prossimo aggiornamento verrà aggiunta la Simple C, quindi state attenti. Però ripeto, di norma, se c'è riportata nella descrizione della mod, di norma funziona, anzi è richiesta. E attenzione che alcune volte le mod, almeno in questo primo periodo, magari ve le danno zippate assieme ad una versione della Simple C, quindi eventualmente dezippate il tutto, ma comunque voi avete già la vostra versione della Simple C. E inoltre, super parentesi velocissima, chi è in grado di separare elementi dai modelli 3D ed animarli, c'è una stringa, ci sono gli esempi all'interno della mod, quindi non dovrebbe essere un problema per chi fosse così ben predisposto a mettersi lì e a modificare eventuali altri mezzi di default. Detto questo, cari ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente fei bravi, vi lascio solamente a come scaricare la mod
da GitHub. Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua sulla pagina GitHub di Modeliker dell'autore e vediamo qua la Simply C. Troverete anche delle notizie, appunto quello che vi ho raccontato in pratica, più il discorso di come modificare l'XML eventualmente se uno vuole rendere compatibile qualche mod con la Simply C. Ma per scaricarla si va su Code, Download Zip. Qua vi si scaricherà una zip, però attenzione, c'è sempre l'effetto matriosca, c'è una zip dentro la zip, quindi quello che scaricate non mettetelo direttamente nella cartella mod, ma dovete entrare, controllare e andare alla radice e trovare una cartella internamente che si chiamerà FS22 Simply C, quel che è, ed è quella l'unica che poi verrà estratta da questo zip generale, diciamo, iniziale, e poi messa appunto nella cartella mod. Nulla di stravagante, state solo all'occhio su questa cosa.